Ben ritrovati a questo secondo episodio della serie incentrata sulla collaborazione tra SAP e Google per trarre sempre più valore dai dati dei processi aziendali. In questa seconda serie ci focalizzeremo, su una funzionalità aggiuntiva, appunto quella dell'intelligenza artificiale, per abilitare una funzionalità fondamentale per clienti che devono, attenzionare il processo produttivo, che è quello appunto della manutenzione predittiva. Quindi oggi vedremo, sulla base di un business case legato appunto alla manutenzione predittiva, come la gestione dei dati fatta su un'architettura ibrida tra SAP e Google può centrare molto bene questo tipo di obiettivo. Partiamo quindi, in una spiegazione di quali sono le sfide / opportunità della manutenzione predittiva. Chiaramente si parte da un concetto di cablaggio con sensori del proprio impianto produttivo, quindi delle proprie macchine, degli stabilimenti produttivi, in modo tale da avere un'integrazione degli asset produttivi che possono in qualche modo poi popolare delle informazioni legate proprio al funzionamento. E quindi il primo step per l'abilitazione della manutenzione predittiva è appunto il cablaggio con dei sensori che possono poi inviare i dati di monitoraggio appunto dei parametri fisici delle varie macchine produttive a un sistema centrale. Quindi il secondo step fondamentale è definire un'architettura che sia per definizione scalabile, proprio perché la quantità di informazioni che vengono generate dai sensori può essere molto importante. Quindi qui si apre lo scenario un po' più generico della gestione dei big data, e quindi un'architettura ibrida mi permette per definizione di essere scalabile. E chiaramente una volta raccolti i dati, che possono essere dati appunto di big data che provengono dai sensori, e dati invece che provengono dai sistemi transazionali che gestiscono quel determinato processo, è fondamentale in qualche modo avere un unico repository di queste informazioni che è pronto anche poi a funzionalità innovative come appunto l'intelligenza artificiale. Chiaramente l'intelligenza artificiale è un qualcosa che mi può aiutare nel predire il futuro, e funziona tanto meglio quanto più ci sono informazioni storiche già in qualche modo setacciate. Quindi in qualche modo ho bisogno di funzionalità che mi permettano proprio, un setaccio delle informazioni, perché ci sono tante informazioni non necessarie che rappresentano un rumore di fondo, e su queste informazioni devo avere la capacità, l'abilità in qualche modo di implementare algoritmi di analisi predittiva e di machine learning, in modo tale da insegnare sempre meglio al mio algoritmo come in qualche modo propormi i trend futuri che nel nostro caso, il processo di cui stiamo parlando, mi permettono poi di abilitare quella che è la funzionalità di manutenzione predittiva. Quindi in qualche modo approvvigionarmi prima di componenti che potrebbero rompersi e quindi fermare il mio processo produttivo. Chiaramente ci sono aziende nelle quali il processo produttivo è un qualcosa che deve essere continuo, e quindi la manutenzione predittiva ha un impatto di business veramente, veramente importante. Quindi questo tipo di architettura mi permette di abilitare questo tipo di funzionalità sempre più importante per i nostri clienti. Quindi appunto prevedendo, in qualche modo ipotizzando un'architettura di riferimento generica, e poi nelle slide successive andremo un po' più nel concreto, andando a vedere un'architettura specifica con i componenti SAP e Google, abbiamo sicuramente un componente centrale che è rappresentato dal datasphere. Quindi il datasphere in qualche modo rappresenta quel componente che colletta tutte le informazioni che arrivano sia dai sistemi transazionali di gestione dei processi, che possiamo vedere in maniera generica sulla sinistra, quindi quello è il componente SAP Data Source, ma si integra anche perfettamente con quelli che possiamo definire come hyperscaler, quindi prodotti magari focalizzati sulla gestione di big data. Vedremo nell'architettura poi di dettaglio con Google, che fitta molto bene con questo tipo di necessità, e quindi con il concetto di federazione ho la possibilità di avere un unico sistema, un unico data warehouse, che è appunto il datasphere
posizionato sulla piattaforma tecnologica BTP, che mi permette di leggere le informazioni in real time oppure storicizzarle sia dai sistemi transazionali sia dagli hyperscaler che mi permettono di gestire appunto i big data. On top al Datasphere come strumento di presentazione abbiamo il SAP Analytics Cloud per la creazione delle dashboard analitiche e il monitoraggio proprio delle informazioni. Andando un po' più nel dettaglio, quindi aggiungendo invece la funzionalità di intelligenza artificiale, anche qui focalizziamoci molto sul concetto di federazione. Il concetto di federazione vale sia per la gestione dei dati, quindi ho la possibilità di leggere l'informazione ad esempio dall'hyperscaler senza spostarlo, e in alcuni contesti è di assoluto valore, ma posso utilizzare il concetto di federazione anche per l'applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale. Quindi posso utilizzare l'hyperscaler anche come strumento di esecuzione di questi algoritmi, sempre con il concetto di federazione, quindi senza spostare il dato, ma semplicemente poi avendo l'output dell'algoritmo e quindi poi utilizzare sempre il Datasphere come strumento centrale di modellazione e di esecuzione dell'algoritmo di intelligenza artificiale. Andiamo quindi su un'architettura di dettaglio, andando a battezzare i vari componenti specifici con i vari prodotti della suite della collaborazione tra SAP e Google. Quindi al centro abbiamo sempre il Datasphere come collante di tutte le informazioni, on top al Datasphere strumento di presentazione di dashboarding, sulla sinistra invece abbiamo i prodotti per la gestione dei dati transazionali specifici in ambito manufacturing, quindi sicuramente l'S4 per la gestione dei processi core, produzione, qualità, eccetera, e il componente per la gestione dei processi di manufacturing nello specifico, che è SAP Digital Manufacturing. Sulla destra invece come hyperscaler possiamo identificare Google e il prodotto specifico BigQuery, che fondamentalmente ci può aiutare su due elementi principali. Il primo, come dicevamo, per la scalabilità dei dati che arrivano dal campo, quindi per implementare il concetto di big data, ma anche per la gestione del dato e la sua temperatura. Ogni dato ha una validità in un certo orizzonte temporale, a un certo punto questo dato può diventare in qualche modo un dato storico, quindi non mi interessa per le analisi del presente, ma mi può aiutare soprattutto per la predizione del futuro. E quindi da questo punto di vista posso vedere l'hyperscaler, in questo caso BigQuery, anche come strumento per spostare il dato quando in qualche modo scade come validità temporale, quindi gestire anche quello che viene definito la temperatura del dato. Andando un po' più nel concreto, diciamo come zoom sul Datasphere, possiamo riportare qualche esempio di modellazione. Importante sottolineare come sul Datasphere posso modellare il dato che arriva sia dai sistemi SAP transazionali, quelli che abbiamo citato prima, quindi il Digital Manufacturing e l'S4, ma anche dai hyperscaler, quindi BigQuery sul concetto di big data e dato, diciamo, temperatura del dato. Quindi un unico repository dove posso modellare dati che provengono da fonti diverse e posso decidere se spostare e storicizzare l'informazione oppure tenerla sul sistema sorgente e quindi leggerla real time dal Datasphere. E quindi chiudiamo adesso con degli esempi concreti di quali possono essere le dashboard e soprattutto come mi permettono di correlare informazioni che, come spero in qualche modo vi sia arrivano da fonti molto diverse tra di loro. Sono esempi di grafici che mi permettono di mettere a confronto, ad esempio, i guasti e gli allarmi che arrivano dal campo, quindi sono stati generati dai sensori e in qualche modo dall'IoT, con i processi produttivi. Quindi posso correlare il fermo macchina, gli allarmi con gli scarti e quindi fare una correlazione ad esempio con il controllo qualità oppure con i resi che sono arrivati dai miei clienti. Tutto questo tipo di informazioni rappresentano una base di storico che in qualche modo mi permette poi di implementare, come dicevamo prima, algoritmi di intelligenza artificiale che mi consentono di analizzare un trend futuro e quindi prevedere con una certa probabilità quale macchina dei miei processi produttivi, dei miei stabilimenti produttivi potrebbe incorrere in un malfunzionamento, non solo quale macchina, anche quale componente che in qualche modo è debole e quindi si potrà rompere nel futuro.
Teniamo conto che ci sono componenti molto particolari di tecnologia molto avanzata per i quali è anche complicato e in qualche modo lungo l'approvvigionamento, e quindi avere la possibilità di sapere in anticipo quale componente si potrà rompere e quando mi permette di anticipare la catena di approvvigionamento e quindi di avere il pezzo prima che si rompa. Questo significa in qualche modo poi abilitare la manutenzione predittiva e quindi un processo continuo di produzione che chiaramente per molti nostri clienti è fondamentale. Grazie, vi saluto e vi do appuntamento per la prossima puntata.